Eccoci qua signori, oggi 31 agosto 2024, ore 8:18 della sera, andiamo a mettere sotto carica il nostro orologio, partita la carica e adesso lo carichiamo al 100% per poi affrontare una settimana di vacanze tra escursioni, camminate eccetera. Noi andremo a monitorare il tutto. Primo giorno di vacanza, non è stato usato il GPS per quanto riguarda escursioni e cose del genere. Comunque abbiamo nuotato sia nel lago che in piscina, quindi sempre immersi in acqua e zero problemi. Il display funziona perfettamente, tutto ok. Oggi ho fatto 13.900 passi, tutto perfetto. Altimetro, guardate qui, 1055 metri di altitudine. Vedete qua c'è tutto il resoconto di oggi, come è andata, e molto bene. Quindi anche in acqua nessun problema, il display si vede molto bene, basta aumentare la luminosità. E guardate la batteria, 89%. Questa è una cosa strana sinceramente, perché prima a casa mi durava tranquillamente 2 settimane. Adesso da vedere come va in questi giorni attivando GPS, facendo le escursioni, le camminate eccetera. Bene, ci vediamo domani per il secondo giorno. Eccoci qua, dopo 55 minuti di camminata, vedete il battito cardiaco, la distanza, il ritmo adesso è a 0 perché siamo fermi, calorie consumate, altitudine 1231 metri e i passi. L'ora viene sempre indicata continuamente, come vedete, quindi abbiamo sempre l'orario pronto con l'altitudine eccetera. Eccoci qua, siamo arrivati alle cascate signori, uno spettacolo, veramente stupende queste cascate, bello anche tutto l'ambiente che ci circonda, pace. E adesso facciamo un resoconto con l'orologio, vedere quanti metri abbiamo fatto di dislivello e com'è andata. Oggi fa caldissimo, per fortuna ho questa maglietta qui di Fioboc che ringrazio che me l'hanno inviata anche per testarla proprio in queste condizioni qua. Traspira molto bene ed è valida. In caso vi lascio il link in descrizione, se volete acquistarla avete anche un codice sconto. Molto interessante. Bene, adesso guardiamo un attimo i dati dell'orologio e poi ritorniamo giù. Eccoci qua, quindi questi sono i dati. Allora adesso il battito è a 123, come vedete, frequenza cardiaca qua ci dà se stiamo bruciando grassi o no, ritmo sempre a 0 perché siamo fermi, 3,79 km, calorie consumate 581, 1367 metri di altitudine, i passi e la durata. Siamo andati con molta calma, però siamo arrivati su. Bene, adesso per fermare il tutto si tiene premuto il tasto Sell e poi si tiene premuto qua, perché così va in pausa e come vedete adesso esercizio registrato. Poi questa sera quando arriviamo in hotel scarichiamo i dati sulla nostra applicazione e vediamo com'è andata. Bene, a dopo. Eccoci qua, adesso siamo rientrati dalla camminata, siamo in piscina e volevo farvi vedere appunto una cosa particolare che ho notato. Se io vado, innanzitutto vedete che funziona tranquillamente il touch anche sotto acqua, nessun problema, lui funziona sempre, anche sotto acqua va benissimo. Però se io adesso vado a selezionare, come vedete, uno sport acquatico, lui mi andrà a bloccare il touch. Guardate, io adesso faccio go, quindi lui parte e mi dice che il touch viene bloccato. Quindi non posso più usare i comandi touch, vedete se io provo a premere i comandi non funziona niente, ma devo utilizzare i 4 tasti laterali, quindi up and down e select e back. E questo è per proteggere lo schermo da tocchi involontari oppure dal calore dell'acqua, che può essere quello di una piscina in questo caso qua. Qua potete vedere tutte cosa mi dà le funzioni della piscina ed ho notato, anzi mia figlia ha notato, che se nuotiamo a stile libero mi rileva lo stile che stiamo nuotando. Vedete adesso io provo a bloccare lo sport che stavo facendo, vedete che non funziona il tasto, devo per forza premere il tasto sotto
tenerlo premuto fino a quando finisce l'attività. Bene, a domani per un'altra escursione. Eccoci qua, arrivati a destinazione, poi vi mostrerò il percorso che abbiamo fatto. Siamo partiti da 2000 metri e adesso siamo arrivati qui 2004,25. Adesso altra breve camminata verso il lago, guardate che spettacolo. Il nostro orologio ci ha accompagnato fino a qua. Vediamo se la batteria ci basterà fino a fine della settimana, visto che ogni giorno facciamo 2 orette di camminata con GPS, 2 orette andare, 2 orette tornare. Bene, comunque la vista merita. In caso poi al ritorno facciamo di nuovo la partenza e vediamo i dati anche. Oggi è venerdì 6 settembre e quindi siamo quasi alla fine delle vacanze, ma anche la batteria del nostro orologio sta finendo. Non ho portato via caricabatterie, convinto che facevo 2 settimane e quindi potevo fare tranquillamente anche queste escursioni, una settimana ho detto tranquillamente. Però oggi siamo partiti per un'altra escursione, siamo a 2240 metri, la batteria è al 18%, spero che non mi tenga fino a quando siamo saliti. Bene, ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo come vedete il 6 di settembre e l'orologio è andato in modalità risparmio energetico. Purtroppo non arriviamo a fare tutta la settimana, ma comunque si è comportato molto bene, anche perché il GPS consuma tantissimo. E quindi, che dire, io concluderei qui il nostro video, perché abbiamo visto che quello che doveva fare l'ha fatto, e anche molto bene questo orologio. Adesso lo riaccendiamo, un colpetto, eccoci qua, vedete, si vede in bianco e nero per risparmiare energia, e come vedete la batteria è al 10%, quindi di sicuro domani lo fa senza fare nessuna attività, riusciamo ad arrivare a sera. Niente signori, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione, il codice sconto, e il prodotto si è comportato molto bene. Assieme lascerò anche il link in descrizione della maglia che vi dicevo della Fioboc, che è anche quella ottimo prodotto per fare del trekking. Grazie a tutti, un saluto dalla montagna.